coaching o di un test, sicuramente può essere il risultato di un test, ad esempio Covid, potrebbe essere qualunque appunto elemento che necessita di essere ripetutamente verificato senza con ciò necessariamente rivelare tutte le informazioni relative all'individuo. Ora, il come si presenta non è determinante, potrebbe essere un A3, potrebbe essere un A4, potrebbe essere un piccolo badge. Il punto sono gli elementi che sono contenuti nel certificato, quindi quei metadata che rimandano alla verità come è stata pubblicata su blockchain nel momento in cui il certificato è stato emesso. Ora partirò dalla fine, quindi vi farò vedere in una seconda fase come si pubblica un certificato su blockchain con Certif, ma parto prima da farvi vedere come si verifica che quel certificato è vero. Andiamo su Verif. Open source significa che la tecnologia, quindi il codice, può essere preso in carico da qualunque entità che voglia verificare certificati partendo dal proprio website. Laddove non esista una predefinita location per la verifica del certificato, questo viene comunque verificato istantaneamente e gratuitamente tramite il Verif, che è rilasciato open source e che attualmente si trova all'indirizzo verif.com. Allora, come funziona? Ecco qua che scegliendo importando il certificato dal vostro laptop, dalla vostra postazione, e cliccando su Verify, il sistema matcha le informazioni contenute in quel certificato, adesso lo vedremo, con l'informazione che è pubblicata su blockchain e restituisce una pagina rossa o una pagina verde a seconda che il certificato, quindi l'informazione contenuta, corrisponda o meno al vero. In questo caso il certificato di Mohamed Zainer, che attesta la sua partecipazione al corso Power Coders per 3 mesi, emesso il 1° maggio a Torino, è vero. Avrebbe potuto il certificato attestare le skills o delle performance particolari, in questo caso Power Coders non ha indicato ulteriori dettagli, ma qualunque cosa venga iscritta da chi emette il certificato è verificabile poi in fase appunto di verifica da parte di terzi. Ora, adesso andiamo a vedere come esattamente funziona il sistema di certificazione su blockchain. Intanto vediamo da che cosa parte. Qui siamo su un banale CSV file creato per Power Coders, nel quale Power Coders indica una serie di elementi che sono relativi ai certificati da emettere, naturalmente tutto falso. Vorrei, ecco, per facilità diciamo della demo, vado a copiare una riga. La riga corrisponde in sostanza agli elementi che dovranno essere verificabili, e creo un nuovo certificato, ad esempio per Massimo Ognone. Voilà. Massimo Ognone, qua cambiamo anche l'indirizzo, quindi qua si dice che Massimo Ognone ha partecipato a un corso di 3 mesi come web development in Power Coders e gli è stato riconosciuto a Torino il 1° maggio un riconoscimento con il titolo appunto di Power Coders. Questo naturalmente è tutto fittizio, potrebbero essere indicate le skills, potrebbe essere indicata la performance, potrebbe essere indicato qualunque cosa. Gli elementi da verificare sono estremamente flessibili, sono in sostanza le colonne di un Excel che corrispondono ai campi di un certificato. Faccio salva e chiudo. A questo punto ritorno su Certif. Questo è il software standalone che risiede sulla macchina dell'emittente, quindi è scaricabile con un
link che consente di avere intanto il software e separatamente la licenza. Cioè il meccanismo prevede che la private key venga creata direttamente sulla macchina in modo che l'emittente abbia il diretto controllo. Nel momento in cui l'emittente fa parte di un network, quindi facciamo il caso di un'associazione, scusate, di un'organizzazione umanitaria con diverse sedi in diversi paesi e quindi la necessità di di mantenere i dati nel singolo paese specifico, ecco che Certif può agire localmente e rimandare eventualmente dati anonimizzati al headquarter in modo che questo possa verificare le attività, ma nel contempo anche eventualmente revocare o sospendere l'abilità a emettere certificati nel proprio nome. Il sistema consente di caricare il file che abbiamo appena visto di informazioni che sono appunto relative alle credenziali da emettere, importarlo nel sistema e a seguito dell'operazione pubblicarlo poi su blockchain. Il sistema digerisce le informazioni e le tramuta in questa stringa. Questa stringa è il risultato, è l'hash derivante da tutte queste credenziali che sono state appunto create. Qui abbiamo il file creato per Massimo Gnone. Lo andiamo a vedere, ci metterà un pochino a scaricare perché io non ho tutto sommato non ci ho messo neanche quel tanto. Lo scarico perché mi servirà poi da verificare. Voilà. L'ho creato. Il sistema, solo per la cronaca, ha un QR code, quindi il certificato ha un QR code. Se volete togliervi lo sfizio potete verificarlo direttamente con un mobile. Il QR code vi manderà direttamente alla pagina verde che poi vedremo insieme, che corrisponde alla verifica. Ora, questo lo sistemiamo altrove e andiamo sul nostro Certif perché abbiamo creato il certificato, l'abbiamo tradotto in dati crittografati, ne abbiamo creato l'hash. Dalla somma di tutti gli hash è derivato un ulteriore hash che è quello che poi andiamo a pubblicare. Abbiamo fatto 2 clic, uno per importare l'informazione, 2 per accedere, per verificare che sia tutto giusto. Ne facciamo un terzo per pubblicare l'informazione su blockchain. Prima di farlo la macchina verifica che effettivamente siamo autorizzati a farlo e che quindi io, utente, Laura De Giovanni, che posso usare questo Certif che mi è stato concesso al quale sono stata abilitata da Power Coders, e Power Coders Italia è stato abilitato eventualmente da Power Coders Svizzera. Non è così nel caso specifico, ma sto cercando soltanto di dare l'immagine di quello che potrebbe essere l'ecosistema Power Coders. Pubblico a questo punto l'hash e per farlo devo chiedere l'aiuto a questa simpatica volpina. MetaMask è il nome dell'interfaccia che consente di dialogare direttamente con blockchain. Ora, nella più rosea delle ipotesi, MetaMask ci manda un bel messaggino dicendo la transazione è stata eseguita e approvata su blockchain. Purtroppo non sempre capita e quindi noi andremo live a vedere se effettivamente il certificato è stato pubblicato su blockchain. Ce l'abbiamo qua, Massimo Gnone. Adesso ce ne andiamo su Verif e andiamo a scegliere il certificato che abbiamo appena creato e voilà, Massimo Gnone. Avremmo potuto farlo con il QR code, ma comunque lo facciamo perché siamo su laptop. Ecco che il sistema legge il nome Massimo Gnone, le credenziali che sono state definite, avendo fatto una serie di verifiche che l'hash effettivamente funziona, che il certificato sia corrente, che la public key sia effettivamente registrata e che appunto ci sia un diritto di firma. Ora,
Cosa succede se invece quel certificato è stato o falsificato o è stato sospeso, perché questo può capitare. Diciamo che oppure può decadere di una skill specifica che necessita di essere riverificata ogni X mesi, oppure parliamo di una microcredenziale che è una delle skill necessarie per l'ottenimento di un certificato completo. Si chiamano stakeable certificate, cioè sono dei certificati che derivano la loro emissione dall'ottenimento di una serie di, chiamiamoli punti, potrebbero essere microskill, potrebbero essere badge. Il sistema qua l'abbiamo visto come creatore anche della credenziale in sé, potrebbe invece essere combinato, abbinato ad un sistema open badge dove si crea in esterno al sistema Certif la credenziale e il sistema consente semplicemente di mettere il sigillo, quindi di mettere un timestamp che indica che quella pubblicare l'informazione su blockchain, quel timestamp indica che quell'informazione è diventata immutabile, indipendentemente che sia stata o meno creata direttamente all'interno di Certif. Noi per comodità dimostriamo questo use case. Quindi andiamo a vedere invece nel momento in cui falsifico un documento e cerco di farlo verificare, di farlo passare per vero. Ora, abbiamo qua il nostro documento Massimo Ognone, lo scarichiamo. Scusate, l'abbiamo già scaricato. Andiamo su un sistema di di trasferimento, scusate, di trasformazione in Word. Andiamo nel documento che abbiamo trasformato con Word, modifichiamo il nominativo da Massimo Ognone in Laura DG e lo salviamo come PDF. Lo salva come Massimo Ognone numero 1. Bene, a questo punto abbiamo un nuovo documento ex Massimo Ognone, modificato esternamente al sistema Certif. Comunque Certif non riesce, non può modificare alcunché. Andiamo a ripescarlo e cerchiamo di farlo passare come vero per accedere ad un'opportunità. Voilà. Abbiamo caricato Massimo Ognone numero 1 e voilà, il sistema dà rosso, ovviamente perché non ha ritrovato l'hash e in particolare perché non ho usato in maniera molto un sistema particolarmente sofisticato per la modifica di quel documento, ho anche scombinato il codice, quindi il sistema non ritrova più la chiave.